Buongiorno ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vedremo assieme il set per maschi e filiere della Powerfix. È un set che venderanno alla Lidl il 2 marzo del 2020 a 11,99 €. Io l'ho comprato nel 2018, è costato lo stesso 11,99 € e sta mantenendo il prezzo negli anni per fortuna. Ed è un kit economico che però lavora bene. Oggi vedremo come lo utilizzo io, cosa c'è all'interno, come si assembla, eccetera. Quindi prima leggiamo ovviamente quello che c'è scritto sull'etichetta, dopodiché iniziamo a fare un paio di filettature maschi e femmine. Cominciamo. Allora, questa è la confezione in lamiera, viene venduta con dei sigilli adesivi. Sulla parte alta c'è un'etichetta nella quale c'è una descrizione del contenuto, quindi set maschi e filiere, produzione, riparazione e rifinitura di filettature metriche ISO in realizzazione di alta precisione. Per filettatura interna ed esterna. Contenuto: un giramaschi regolabile da M3 ad M12 con ganascia in acciaio. Il supporto per la filiera M25 da 1 pollice. 9 filiere M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12. 9 maschi per filettare M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12 e un ottavo di pollice. Un modello per filettatura che ci serve a riconoscere le filettature che dovremo andare a realizzare. In totale sono 21 pezzi, escluso appunto il modello per riconoscere le filettature. Una volta aperto, nella confezione nuova ci sarà una protezione in plastica sulla parte alta ed il libretto di istruzioni. E allora, questo è tutto ciò che è contenuto all'interno. In realtà nella confezione nuova questo lo troverete qua. E allora, abbiamo dei maschi per fare le filettature interne, queste sono le femmine per poter filettare i tondini, questo è il giramaschi e questo è appunto il girafemmine, come avete visto poco fa. La femmina va inserita qua, ora vedremo come. Più questo accessorio che ci permette di riconoscere i tipi di filettature. Infatti, se noi abbiamo un dubbio sul tipo di filettatura da realizzare, grazie a questo accessorio possiamo poggiarlo sulla filettatura e vedere quale combacia. Poggiando possiamo riconoscere qual è la filettatura adatta. Questo ad esempio non va bene. Proviamo allora con la successiva e vediamo che va perfettamente a combaciare. Quindi sappiamo che la filettatura 1,25 che dobbiamo utilizzare sarà la M8 1,25. Infatti è riportato 1,25 anche sulla filettatrice. Allora, per la realizzazione di filettature su tondini, nel manuale di istruzione è riportata una tabella con i diametri del tondino e quindi il tipo di filettatura da realizzare. In realtà a me è capitato molto più frequentemente di dover prolungare filettature su barre filettate, come in questo caso, fino ad un certo punto, avere necessità di avere una filettatura più lunga o di dover filettare, come in questo caso, bulloni che ho tagliato o comunque ripristinare filettature difettose. Quindi vedremo solamente appunto la realizzazione della filettatura in una barra che abbia il diametro esatto, infatti questa è stata tagliata da un bullone identico a questo, e il prolungamento di una filettatura già esistente, nonché il ripristino di una filettatura difettosa. Allora, questo è un M8, il bullone del M8, come vedete si avvita perfettamente perché ha lo stesso passo, quindi questo è il tipo di filettatura che riusciremo a ottenere con questa. Per quanto riguarda invece la filettatura realizzata su un foro, dovremmo rispettare delle tabelle che sono riportate pure nel manuale di istruzioni e che vi ho fatto vedere anche quando ho recensito quest'altro kit di maschi e filiere, che ci sono appunto le misure riportate del foro da praticare. Sono delle punte che è difficile da avere, infatti bisogna avere delle punte 2,5, 3.3, 4.2, 5, 6.8, 8.5 e 10.2. In mancanza di punte adeguate, eventualmente possiamo utilizzare la punta più vicina a quella presente in questo tipo di tabella. Io prima utilizzavo quest'altro kit, è un kit molto più economico che ho da qualche anno, e ultimamente sto utilizzando questi della Lidl, perché comunque uno lo utilizzo in casa, uno qua nel laboratorio e l'altro in garage. Allora, procediamo con la realizzazione di alcune filettature. Allora, iniziamo facendo un preforo su questa barra di metallo da 3 mm. Utilizzerò le punte del kit che vi ho fatto vedere poco fa. Ho fatto un preforo, adesso lo allargo. Ok.
Allora, questo è il preforo del diametro esatto per poter realizzare la filettatura. Adesso iniziamo a praticare la filettatura M8. Allargo il giramaschi, lo inserisco, ha un codolo quadrato che va inserito in questo modo, qua, e va stretto semplicemente girando l'impugnatura. Dopodiché, con l'olio da taglio già inserito, cercando di essere più perpendicolari possibile alla superficie, iniziamo a ruotare finché non sentiamo che la filettatura inizia a fare presa. Perfetto, in questo caso rimane già in posizione, verifichiamo che sia abbastanza dritto, eventualmente correggiamo leggermente, dopodiché iniziamo a ruotare. Facendo anche una leggera pressione verso il basso, si inserisce olio da taglio. Perfetto, si torna indietro leggermente e si continua. Ok, quando si arriva già a metà, la filettatura è molto più semplice, come vedete ruota da solo, quindi si può rimuovere e la filettatura è già realizzata perfettamente. Adesso proviamo a fare la prova del 9, quindi proviamo a filettare questa barra che è del diametro esatto per poter realizzare una filettatura M8, dato che ho rimosso la parte filettata M8, e vediamo se riusciamo ad avvitarla nel foro appena realizzato. Per poter utilizzare il girafemmine dobbiamo mettere la femmina in modo che le scritte siano visibili dal basso, in questo modo. Dopodiché si stringono i due bulloni, le due vitine che sono qua, e quella centrale. Perfetto. La parte iniziale è leggermente svasata. Mettiamo un pochettino di olio da taglio e sempre cercando di essere il più dritti possibile, ruotiamo leggermente finché fa presa. Adesso si stanno formando dei trucioli e questo andrebbe a danneggiare la filettatura che stiamo realizzando. Infatti, ora vi faccio una ripresa, vi faccio vedere i trucioli che si formano. Dobbiamo tornare indietro di qualche giro per poterli rompere. Si vede che ci sono questi piccoli trucioli che si stanno formando. Se io continuassi a ruotare il girafemmine, purtroppo questi trucioli andrebbero in mezzo alla filettatura e danneggerebbero il processo. Quindi torno indietro leggermente, rompo i trucioli che cascano e posso proseguire. Metto un pochettino di olio da taglio, torno indietro, vado avanti, torno indietro, rompo i trucioli, vado avanti, torno indietro, abbondiamo con l'olio da taglio perché fa solo bene. Su per giù ogni giro e mezzo, due giri, conviene tornare indietro. Perfetto. Così la filettatura è già realizzata perfettamente. Adesso proveremo ad avvitare questi due componenti che non avevano alcun tipo di filettatura fra di loro. E allora, vediamo se riesco ad avvitarle.
ho le mani oleate, mi scivola tutto, quindi lo prendo bene. Come vedete, riesco ad avvitare perfettamente la filettatura appena realizzata su questo metallo che non aveva prima filettatura. Lo stesso riuscirei a fare con un bullone M8, quindi quello che si utilizza con la chiave 13, ad avvitarlo nella barra. Ovviamente possiamo utilizzarlo anche per ripristinare filettature danneggiate. Infatti, in questa filettatura, se io provassi ad avvitare questo bullone M6, non riuscirei a proseguire assolutamente perché è danneggiata. Quindi, arrivato a questo punto, si bloccherebbe. Come potete vedere, è danneggiata. Quindi, inizio a ripristinare la filettatura come ho fatto per la realizzazione della filettatura ex novo. Ok, quindi femmina M6 messa nel girafemmine, pesco la parte iniziale della filettatura, dopodiché metto l'olio da taglio, inizio a ruotare come ho fatto poco fa. Ok, adesso prendo il bulloncino M6 che poco fa non si poteva avvitare ed entra perfettamente. Allora ragazzi, come avete visto riesce a fare perfettamente la filettatura e il bullone M8 riesce ad avvitarsi perfettamente al suo interno. Lo stesso, ovviamente, come abbiamo visto poco fa, riesce a fare il bullone con la filettatura che abbiamo creato noi, che poi in realtà nei kit professionali ci sono tre tipi di inserto per ogni misura che servono a rifinire ma per ogni passaggio la stessa filettatura. Qua infatti è venuta un po' grossolana, ma comunque sempre funzionante, infatti riesce ad avvitarsi perfettamente all'interno del foro. È un kit economico che ci permette comunque di realizzare filettature dove in realtà non esistono e dove abbiamo bisogno di crearle. I kit professionali costano molto di più, hanno una durata maggiore, non si rompono nell'utilizzo, però come possiamo vedere sono realizzati abbastanza bene, sia questo che l'altro modello che avevo già recensito sono di una qualità comunque adeguata all'utilizzo hobbistico. Io considerate che prima utilizzavo un kit molto economico, sarà costato una decina di euro con tutti questi accessori e finora ho utilizzato quello senza alcun problema, quindi solo per filettature piccole, quello che capita spesso ad un hobbista di dover realizzare, quindi appunto ripristinare filettature danneggiate o crearne dove la filettatura non è abbastanza profonda. La femmina per filettare ha una svasatura nella parte in cui ci sono le scritte, come potete vedere si vedono tutti i gradini della filettatura, mentre da questa parte non si vedono. Questo ci fa capire che questa parte è più stretta rispetto a questa e questa svasatura serve proprio ad accogliere il tondino che comunque, come ho detto all'inizio, vi consiglio di svasare leggermente, smussare nella parte iniziale, altrimenti avrebbe leggermente difficoltà nel pescare la circonferenza dello stesso tondino. Come vediamo siamo riusciti a realizzare questa filettatura, non è rifinitissima perché ha bisogno in realtà dei tre passaggi, questo ne ha una sola, quindi fa quello che fa il lavoro che dovrebbero fare tre utensili, però come vedete si avvita perfettamente e rimane abbastanza salda al suo interno, è impossibile da tirare, quindi abbiamo visto che la filettatura realizzata su un tondino è combaciante perfettamente con la filettatura realizzata in una piastra metallica. Vediamo da vicino il funzionamento, quindi metto dell'olio da taglio qua, facciamo questa ripresa così ravvicinata si capisce meglio. Proviamo a prolungare la filettatura di questa barra filettata, quindi questo bullone. Ruotando, come vedete si vanno creando questi trucioli. Se io continuassi, il truciolo
entrerebbe all'interno della filettatura, quindi dobbiamo tornare indietro in modo da romperlo. Ecco, si è staccato. In questo modo possiamo continuare. Adesso è sottosopra, quindi ovviamente c'è il rischio che vada a finire all'interno della filettatura, però questo è il movimento che bisogna fare. Ruotare, fare 1-2 giri in modo che si formi il truciolo, tornare indietro, il truciolo casca, dopodiché possiamo continuare. Adesso vedremo anche la differenza tra la filettatura realizzata da noi e la filettatura presente nella barra come commerciale appena acquistata. Ok, rimuovo. Questa è la barra con la filettatura prolungata. Quello che mi è capitato più spesso di realizzare, come vedete, questi sono i trucioli che eventualmente, se vanno nella filettatura, possono creare il danno perché si insinuerebbero tra la femmina e la barra filettata. Proviamo ad avvitare un bullone e vediamo come si avvita sia sulla parte commerciale che su quella che ho realizzato io. Senza alcun problema riesce ad avvitarsi. Adesso vediamo da vicino la realizzazione di una filettatura. Questa volta faremo un M6. Ovviamente in questo caso è ancora più difficile riuscire a essere perpendicolari perché tengo tutto fra le mani, però ci rendiamo conto bene del lavoro che fa l'utensile. Allora, la parte iniziale svasata entra, fa presa sul foro, sul metallo. Sono leggermente inclinato, ma proseguo ugualmente. Ok. Adesso già il maschio ha fatto perfettamente presa sul metallo. Posso continuare a ruotare, ruoto un pochettino, torno indietro leggermente e proseguo. Ricordiamoci sempre l'olio da taglio. Come vedete qua i trucioli che si formano sulla parte inferiore sono meno lunghi, sono proprio pezzi di limatura e basta. Quindi mettiamo ancora olio da taglio, avvitiamo fino in fondo, perfetto. Proviamo ad avvitare quindi il bullone M6. Va perfettamente sia sulla parte commerciale, quindi la parte prodotta da chi ha prodotto questi bulloni, che la parte che ho filettato io. Perfettamente fino a fine corsa. E allora ragazzi, io ho concluso con questo video su come io utilizzo questo set di maschi e filiere. Specifico come io utilizzo il set di maschi e filiere, non come si utilizza, perché io sono un hobbista, perché io sicuramente durante l'utilizzo del set di maschi e filiere commetto tanti piccoli o grandi errori, però per l'utilizzo da hobbista io finora mi ci sono trovato benissimo, sia con questo kit che con gli altri economici, perché comunque quello che realizzo io sono più che altro filettature in fori già esistenti dove ho necessità di avvitare dei bulloni, quindi pratico il foro, lo filetto e il kit funziona perfettamente. Meno frequentemente mi è successo di dover filettare delle barre, se non ripristinare filettature già esistenti o comunque prolungare filettature che avevo necessità che fossero più lunghe. È una cosa più frequente appunto quella di dover filettare i fori.
È un kit da hobbisti, è un kit economico, è un kit che se sottoposto ad eccessivo stress o utilizzato su materiali troppo duri o su un metallo troppo grosso, possibilmente potrebbe rompersi. Nel kit precedente due punte mi si sono spezzate, un pochettino perché sono stato maldestro io, un poco perché la qualità, visto il prezzo, era scadente, però sono riusciti perfettamente per il mio utilizzo a realizzare fori filettati come serviva a me. Molti hanno commentato nel video precedente che utilizzati in officine o in ambito professionale si sarebbero rotte. Beh, è ovvio che in un ambito professionale un kit di 10 euro dura forse per i primi 2-3 fori, perché comunque in ambito professionale spesso si ha necessità di dover produrre una grande quantità di filettatura e questo kit non reggerebbe. Però per un utilizzo hobbistico e per gli 11 euro che costa, per quello che l'ho utilizzato io, non mi hanno mai dato alcun problema. E io ho finito quindi con questo video che era semplicissimo, dato che esce giorno 2 marzo, oggi ne abbiamo 27. Ho voluto approfittare per farvi conoscere come è il mio kit, che sarà identico a quello in uscita, ho già visto la locandina nel volantino, e il kit sarà lo stesso, con lo stesso prezzo, quindi adesso conoscete che prodotto è. Detto questo, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, invitarvi ad iscrivervi al mio canale cliccando anche sulla campanella qua giù, iscrivetevi anche sul mio canale Telegram, vi lascerò il link in descrizione, e nel gruppo Facebook Fai da te Italia, che ha già raggiunto 6.000 iscritti da novembre a oggi. Quindi è un gruppo che sta crescendo rapidamente e mi fa piacere se vi iscrivete in tantissimi. Allora, vi saluto davvero e ci vediamo ai miei prossimi video. Ciao da Riccardo.